quello che l'Anghiari Dance Hub sta facendo da tanti anni a questa parte è aprire uno spazio di discussione su qualcosa che in Italia non ha ancora trovato lo spazio per un'affermazione teorica, per un'affermazione pratica e professionale, nel tentativo di riposizionare i saperi del drammaturg. Che cosa fa un drammaturg? Che tipo di relazione stabilisce con la creazione, con la figura che autorialmente viene identificata come il creatore dell'opera, che tendenzialmente è il regista o appunto il o la coreografa, tanto più nel caso della danza, dove il lavoro ovviamente è distinto da l'assetto specifico, che poi è anche quella trappola che fa confondere l'idea della drammaturgia con qualcosa che si deve produrre in un testo, con delle parole. E la danza di conquista, appunto, come tutte le danze moresche, vedeva, come parte, diciamo, la maggior parte delle danze moresche, prevedeva uno schema binario che da un lato vedeva appunto... Abbiamo la necessità, a mio parere, di sviluppare sia il pensiero e quindi l'approfondimento su cos'è o cosa dovrebbe essere la drammaturgia della danza, sia quella di sviluppare delle possibili figure dramaturg della danza. Questo è stato possibile grazie a un progetto speciale finanziato dal Ministero della Cultura e selezionato dalla Commissione Danza, per cui abbiamo potuto realizzare un seminario tenuto da chi e dedicato a 7 Quello che ci ha portato quindi a sviluppare questo progetto è stato proprio la necessità di dedicare un periodo seminariale di approfondimento che è stato fatto da 7 giovani drammaturg. Questo è successo a Villanappia, a Polverigi, con l'aiuto di Ghiculs, e poi un momento di confronto, di dialogo attraverso il simposio che abbiamo realizzato ad Anghiari, che ha visto la partecipazione di relatori internazionali e italiani, al quale hanno preso parte anche i 7 drammaturg che avevano seguito il seminario a Polverigi, e gli artisti, coreografi e interpreti che sono attualmente in residenza ad Anghiari. Diciamo, sintetizzandola al massimo, arriviamo al macro per profondità nel micro, che non è una tendenza così scontata oggi. Quindi diciamo, è stato il momento in cui il mondo si stava dichiaratamente globalizzando nelle sue forme più concrete, diciamo così. Cosa voleva dire? In my own philosophy, the dramaturg has 3 roles. That is being the witness of somebody else's creative process, to being a dialogue partner for the choreographer in the first place, to also supporting the editing of the work in the final stages. And so in my own sharing of my own practice, I focus on these 3 roles. This is we have been doing in the morning sessions. And in the afternoon sessions, the participants have been sharing elements of their own practice or topics that they would like to discuss with each other. On the symposium, we focus on these 2 notions of micro and macro dramaturgy, which were terms that were invented by a Flemish dance dramaturg who's called Marianne van Kerkhoven. And she's generally considered, even worldwide, as one of the godmothers of dance dramaturgy. And for Marianne made this distinction between the micro-dramaturgy, which is the coherence of a particular performance or a particular production, so whatever the dramaturgy inside the production, and the macro-dramaturgy, which is how the work and also the artist relates to society and to larger political, economical, social situations. In particolare questa dialettica fra micro e macro drammaturgia si coniuga proprio
come è espresso bene dalla De Kerkhoven, con il tema della necessità nel presente. Come accennava prima Margherita, una delle possibilità che immaginavamo per il futuro, che pensiamo possa essere utile all'interno del nostro contesto, è pensare a delle occasioni di sharing che possano coinvolgere non solo diversi dramaturg, ma anche altre figure, potenzialmente per esempio dei coreografi che vengono messi in relazione con l'esperienza appunto di alcuni dramaturg, ma non che poi si debba per forza lavorare insieme, è più che altro appunto un modo per accrescere la conoscenza di ognuno incontrando le esperienze appunto reciproche. When my collaboration with Jonathan began, the first thing that he proposed to me as a composer was that I should in a way compose this short set of movements that he gave me for a film for the BBC, which was called Hands. Hands. Stamp, stamp, knees, ears, stamp, stamp, wrong ear, stamp, stamp, knees, ears, opla. At the essence of it was this structure, this rhythmic and patterning, which people would recognize, I think, when they saw it. The question is not anymore if dance needs dramaturgy, but how is dramaturgy shaping itself and how do we transmit the knowledge that is being created in the field. I have a feeling that there haven't been so many opportunities of passing the knowledge further because it's not very formalized, the education in dance dramaturgy. It's very much a self-made dance dramaturgs that are all around Europe, and I appreciate that there are more and more formats that are allowing for the exchange, simply not teaching, but exchanging, and by exchange learning how diverse this approach can be to dance dramaturgy. But despite of this, after 1989, not a lot has changed in the sense of establishing institutions or some really stable formats for the contemporary arts. So it's always this fight against some sort of a model of classical and those who are trying to do it in a different way, but doing it in almost as an activist. I was invited to present my own practice, and I find it always a very big challenge to talk about a local scene in the frame of a different scene, because then you have to, as dramaturg, to find something that might be valuable for others in a different context. And a funny thing is that the more concrete you go in your own experience, the more universal it becomes, the more useful it is for others in other contexts. The great thing about this kind of gathering for me is that it gives me the occasion to reflect on my own practice. And it made me realize that my concept of dramaturgy really changed through the recent practice with Marugeku company in Australia, which is a mixed company with Aboriginals, queer artists, settler artists. I realized that my concept, which is basically how time works in a piece of life art, that that concept is really challenged by that practice, because time doesn't work in the same way everywhere. They consider it more as a time-space, and also ideas of
or concepts about ancestral knowledge coexists with contemporary concepts. Non immaginavamo di trovare delle soluzioni, anzi il dialogo è stato molto interessante proprio nella diversità delle visioni, nella complessità della definizione, di arrivare ad una definizione, se necessaria, della figura di dramaturg. Ma questo ci convince sempre di più della necessità di poter dare continuità a questo tipo di riflessione, di dare la possibilità ai giovani interessati di poter approfondire questa particolare attività e quindi ci auguriamo che questo possa continuare anche con l'aiuto degli ospiti del simposio in un immediato futuro.